Per poter effettuare una degustazione professionale di olio extravergine di oliva bisogna innanzitutto munirsi di un bicchiere come questo, un bicchiere di vetro blu, perché l'assaggiatore non deve essere assolutamente condizionato dal colore dell'olio all'interno, perché non è detto che ad esempio un colore verde intenso dell'olio corrisponda a un olio di buona qualità. Quindi bisogna andare a elaborare un giudizio indipendentemente dal colore del prodotto. Dopodiché si va appunto a versare dell'olio all'interno del bicchiere e si va poi a richiudere il recipiente, andando appunto a scaldare il prodotto all'interno e ruotando leggermente il bicchiere in questo modo. Il primo passaggio che si deve fare per poter appunto procedere all'assaggio è l'analisi del fruttato. L'analisi del fruttato si fa attraverso l'olfatto e infatti si porta il bicchiere al naso e si va a valutarne appunto l'intensità dell'olfatto. L'intensità si valuta attraverso appunto una scheda dove si va a indicare una percezione e si va quindi poi a valutare quanto questo prodotto è fruttato. Dopodiché si va a valutare gli altri due attributi positivi che sono il piccante e l'amaro, andando a portare una piccola quantità di prodotto all'interno della bocca, si porta la lingua al palato e si fa un rumore del genere. In questo modo si vanno a valutare appunto la piccantezza e l'amaro del prodotto, e anche perché questi due attributi si vanno a riportare le loro rispettive intensità su una scheda ufficiale che viene appunto rilasciata dal regolamento europeo. Questi sono appunto i tre attributi positivi. Naturalmente l'assaggiatore, oltre ai tre attributi positivi, potrebbe anche riscontrare alcuni difetti, tra cui ad esempio il rancido, la muffa, il verme. Parlando dei difetti dell'olio, sicuramente il più diffuso e anche il più riconoscibile è quello del rancido. Il rancido è tipico di un olio molto vecchio ed è riconducibile ad esempio all'odore che si percepisce quando ad esempio si apre un sacchetto di noci vecchie, oppure l'odore del grasso del prosciutto. Quello è appunto un odore di rancido ed è tipico di un olio vecchio. Un altro difetto che può riscontrarsi nell'olio è il verme, ed è tipico degli oli che sono stati ottenuti da olive fortemente attaccate da ad esempio parassiti come la mosca olearia. E in alcune annate purtroppo, quando le condizioni atmosferiche favoriscono la riproduzione di questo insetto, il raccolto a volte è fortemente compromesso e quindi è un difetto che può essere riscontrato all'interno dell'olio extravergine di oliva che quelle olive andranno a produrre. Altro difetto che è possibile riscontrare nell'olio extravergine di oliva è quello della muffa, che può essere riscontrato nel caso in cui si siano andate a lavorare delle olive in cattivo stato di conservazione, perché naturalmente una cosa importantissima affinché non ci siano difetti all'interno del prodotto è quella di andare a frangere le olive nel minor tempo possibile dalla raccolta delle stesse. Quindi l'ideale sarebbe di andare a lavorare il prodotto nelle 48 ore dalla raccolta. Più tempo passa, più ci sarà la possibilità che le olive marciscano, ammuffiscano e quindi anche di riscontrare un difetto poi nel prodotto finale. Non appena un olio è pronto, un olio è stato franto,
Il primo test, la prima analisi che viene effettuata sul prodotto è il test dell'acidità. L'acidità è un test molto importante perché classifica il prodotto come extravergine, come vergine o come lampante. Cosa significa? Significa che se la quantità di acido oleico all'interno del prodotto e quindi l'acidità è compresa tra 0 e 0,8, quell'olio è extravergine. Tra 0,8 e 2 l'olio è vergine, oltre i 2 l'olio viene classificato come lampante, quindi non utilizzabile per il consumo alimentare. L'acidità, il test dell'acidità non basta per poter definire un olio come extravergine, è necessario anche un test e una valutazione organolettica ed è per questo che esistono i panel di assaggio ed è per questo appunto che si va ad assaggiare anche attraverso delle persone il prodotto, perché non è detto che un prodotto con una bassa acidità sia anche privo di difetti. Quindi la seconda fase per classificare l'olio come extravergine è quella di assaggiarlo. In sede di assaggio, in sede di panel test ufficiale, se la mediana degli assaggiatori non riscontra nessun difetto, allora l'extravergine, quell'olio può essere considerato extravergine. Panel test è un gruppo di persone professionali che quindi hanno conseguito un riconoscimento ufficiale come assaggiatori di olio extravergine di oliva e che quindi sono stati giudicati idonei a poter giudicare a sua volta un olio extravergine di oliva. I panel test si effettuano per valutare appunto se un olio da un punto di vista organolettico può essere classificato come extravergine. Affinché un panel test possa riconoscere un olio extravergine non deve riscontrare all'interno di esso nessuno dei difetti riconosciuti appunto ufficialmente per l'olio extravergine di oliva. Solitamente un panel test è composto dalle 8-10 persone e come dicevo prima sono tutte persone che hanno effettuato un corso di assaggio e che hanno ottenuto hanno fatto un esame e hanno ottenuto un riconoscimento come assaggiatori professionali in grado di poter giudicare un olio nelle sue caratteristiche.